Ora che il nostro viaggio è praticamente finito, posso dirlo, l'Albania è un paese meraviglioso e molto probabilmente ancora troppo sottovalutato. Pensate che in soli 28.000 km di estensione, per capirci poco più grande della Sicilia, possiamo trovare borghi storici medievali, paesaggi mozzafiato, spiagge stupende con un mare, ragazzi, cristallino, bellissimo, montagne, laghi, siti patrimonio dell'umanità UNESCO, insomma c'è tantissima roba da vedere. Se a tutto questo aggiungiamo il fatto che il popolo albanese è molto ospitale, molti di loro parlano anche l'italiano e che ancora ad oggi è una meta abbastanza low cost per gli standard europei, l'Albania diventa assolutamente un paese da visitare imperdibile non solo in estate ma anche fuori periodo. Fatta questa breve introduzione, voi mettetevi comodi e venite con me e il mio amico Trifi alla scoperta di questo incredibile paese. Buona visione! In questo video cercherò di farvi vedere alcune delle principali attrazioni presenti in questo incredibile paese dei Balcani. Non sono qui da solo, infatti ad accompagnarmi c'è il mio amico Trifi. Ciao amici! Che mi ha già accompagnato l'anno scorso, se vi ricordate, in Islanda. Se vi siete persi quel video ovviamente ve lo lascio sempre da qualche parte. Siamo a Tirana, primo giorno qui in Albania, Campane, va bene. E stiamo cercando di visitare un po' la capitale. In realtà poi abbiamo noleggiato la macchina che ci porterà un po' in giro per il paese. Adesso ci troviamo nella piazza principale, ovvero piazza Skanderbeg, che è il cuore pulsante della città. Uno dei simboli di Tirana è sicuramente la torre dell'orologio, alta ben 35 metri. Ci sono 90 gradini da fare e si dovrebbe avere dall'alto una bellissima vista della piazza principale di Tirana. L'abbiamo pagata 2 euro a testa. Siamo arrivati. All'interno del bunker 2, uno dei bunker in centro d'Albania, adesso adibito a museo. E pensate che si stima ci siano 700.000 bunker presenti su tutto il territorio dell'Albania, di cui soltanto 175.000 riconosciuti ufficialmente. La visita di questo bellissimo bunker, qui ha una superficie di 1000 metri quadrati, ma ovviamente non tutta visitabile, costa all'incirca 5 euro a testa, in base al cambio. Tirana non è grandissima, la si riesce a visitare tranquillamente in una giornata e le principali attrazioni si trovano tutte ai lati, comunque attorno alla piazza principale, appunto quella dove ci troviamo in questo momento. Abbiamo anche una moschea, c'è una chiesa, ci sono palazzi importanti. Carina, diciamo che merita una visita, ma ovviamente non è la tappa principale del nostro viaggio, perché ci sono veramente tantissimi posti che voglio farvi vedere, che voglio visitare in Albania. Infatti adesso prenderemo la macchina e ci spostiamo a 2 ore da Tirana. Dove siamo, amico? A Beraz,
la città dalle 1000 finestre. Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. La particolarità di Berat, come potete ammirare alle mie spalle, è il fatto di avere tutte queste case in stile ottomano con un sacco di finestre, ed è per questo appunto che si viene chiamata la città delle 1000 finestre, ed è particolarissima, molto carina e consigliamo assolutamente la visita. Sopra tutte le case dalle 1000 finestre, come potete vedere là sopra, c'è il castello, e adesso io e il mio amichetto Trifi cercheremo di raggiungere quel castello per avere una bellissima vista anche dall'alto di tutta Berat. Prima di andare al castello però vi faccio vedere l'ostello che abbiamo prenotato, che si trova proprio nel quartiere storico, pensate. Ci sono un bel po' di gradini da fare, abbastanza in salita e faticoso, ma ne vale la pena perché la vista è stupenda. Tra l'altro abbiamo pagato, pensate, 30 euro in 2 per 2 notti, pochissimo. Ok, questo è l'ingresso del nostro ostello, vi lascerò poi il nome da qualche parte. Questa è la nostra camera, qua c'è il bagno e poi qui il pezzo forte è la vista. Guardate che roba, fighissimo, molto molto figo. Siamo arrivati al quartiere del castello a circa 150 metri, vero? Sopra il livello del mare. Ce la siamo fatta tutta a piedi, abbastanza faticoso, ma con un po' di calma e pazienza in realtà è fattibile. Ce l'ha fatta pure il mio amico Trifi che è qua. Come potete vedere alle mie spalle la vista è bellissima e il quartiere del castello è ancora abitato, ci abitano proprio ancora delle persone ed è figo. Adesso andremo a vedere proprio il castello e ci dovrebbe essere poi una bellissima vista. Peccato che piovigina, il tempo si è imbruttito. Raga, dopo la pioggia esce sempre il sole, ci stiamo beccando un tramonto bellissimo sul castello di Berat. La vista qua è meravigliosa, spazia a 360 gradi, quindi assolutamente consigliata ovviamente la visita al castello di Berat. Amici, terzo giorno di questo road trip tutto albanese. Stamattina abbiamo lasciato di buon'ora Berat e ci siamo spostati verso la costa. Siamo venuti a visitare Apollonia, che è praticamente un sito archeologico di origine greca, antichissimo, che si è conservato benissimo. Pensate che infatti la chiamano la Pompei dell'Albania proprio perché si è conservata davvero davvero bene. L'ingresso costa circa 5 euro per visitare il complesso archeologico di Apollonia e anche un museo situato in un vecchio monastero con una chiesa bizantina all'interno. In questo momento, amici, ci troviamo nell'isola di Zvernek ed è la prima volta che vediamo il mare albanese.
Raga, siamo appena arrivati a Valona, la prima città che vediamo noi di mare, direi abbastanza turistica, perlomeno in alta stagione. Ovviamente adesso noi siamo in bassa stagione, quindi non abbiamo beccato tanti turisti finora. E da oggi scenderemo poi giù verso la costa nei prossimi giorni e cercheremo di vedere anche qualche spiaggia interessante, perché ci hanno detto che le spiagge albanesi sono molto molto belle. Bevizzi. La strada che porta a Saranda da Valona è bellissima, è considerata una delle più belle pensate di tutto il mondo. Siamo in questo momento più o meno a 1000 metri sopra il livello del mare e si attraversa il Liogara National Park, una strada super panoramica molto molto figa, con una bellissima vista sul mare a strapiombo, molto bella. Adesso siamo appena sotto Dermi, stiamo andando a vedere una spiaggetta di nome Gipi. Abbiamo parcheggiato 300 lek il parcheggio ed è una super spiaggetta, straconsigliata. C'è un piccolo trekking da fare di una ventina di minuti, ma spero che ne valga la pena. Gipe Beach è assolutamente consigliata, bellissima, in realtà ci si mette davvero poco, consiglio magari di venire giù con le scarpette, però l'acqua è bellissima, è la prima spiaggia che vediamo qui in Albania e devo dire che è davvero spettacolare. Probabilmente io e Trifi ci facciamo un bagnetto, cosa ne pensi? No, ma guarda l'acqua, esagerata. Bellissimo, Stupendo. bellissimo. Ci andiamo a fare un bagno, andiamo. Missione farsi il bagno in Albania ad aprile. L'acqua è ghiacciata. Però non posso non farlo. Oh mio Dio. Va bene. Ben, ti devi muovere perché sto già uscendo io. Freddissima. Dopo esserci fatti, o meglio, dopo essermi fatto il bagno nella bellissima spiaggia di Gipe, abbiamo ripreso la macchina, stiamo sempre scendendo verso sud e adesso ci siamo fermati a berci una cocchina molto velocemente ad Aimara. Dovrebbe essere un'altra città abbastanza turistica e molto famosa, prevalentemente d'estate. Adesso ovviamente c'è poca gente. Bella comunque, anche qui il mare sembra davvero carino. Trifi è sempre qui a fianco a me e l'obiettivo della giornata, diciamo, è arrivare fino a Saranda. Infatti dovremo passare poi lì la notte.
Sulla strada tra Imara e Saranda, una tappa imperdibile è il castello di Porto Palermo, chiamato così dai soldati italiani di stanza qui durante la Seconda Guerra Mondiale. È un castello del 1800 costruito da Ali Pascià come regalo per la moglie. Questo incredibile castello fu progettato da un ingegnere francese a forma pentagonale e costruito da specialisti sia italiani che albanesi sotto la supervisione dello stesso Ali Pascià. Leggenda narra che questo sovrano albanese fece nascondere qui il proprio tesoro e quindi alla fine della costruzione di questo castello ordinò di uccidere tutti quelli che presero parte alla costruzione del castello proprio per tenere nascosta l'esatta ubicazione del suo tesoro. Cari amici viaggiatori, siamo arrivati alla fine del primo episodio della serie dedicata al nostro viaggio in Albania. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia lasciato qualche spunto interessante su alcuni dei posti da vedere in questo stupendo paese dei Balcani. La nostra avventura però non è finita qui, infatti nel secondo episodio io e Trifi visiteremo alcuni dei luoghi che ci sono piaciuti di più in assoluto, quindi se state organizzando una vacanza in Albania non dovete assolutamente perdervi il prossimo video. Se siete arrivati fino a questo punto io vi ringrazio, lasciatemi un bel like e condividete questo video a chi volete. Noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao! Paolo Paolo, Paolo Paolo, Paolo Paolo, Paolo Paolo, Paolo Paolo, siamo arrivati al Paolo Paolo. Paolo Paolo? Dimmi quando. Vai, già? Ciao amici, qua ci troviamo dentro il Bunkert 2, uno dei bunker presenti a Tirana, la capitale dell'Albania. No, ho sbagliato tutto, fammelo rileggere. Allora, sulla strada tra Imara e Saranda, non mi ricordo cosa devo dire, aspetta. Stai facendo un video? Sì. Ciao follower di Batti. Ciao. Dove siamo, amico mio? Siamo a Berat. La città? Scusami. Aspetta. Paolo Paolo. E se a tutto questo aggiungiamo il fatto che il popolo albanese è molto ospitale molti di loro parlano anche l'italiano. Spero che non si veda il fumo che sta arrivando. No, non credo. Ho guardato, non mi sembra. E molti di loro. Paolo. Sta andando molto bene.